Lezione 1. Avventure nell'Europa dell'Est. Anna, sto pensando di fare un viaggio nell'Europa dell'Est. Qualche consiglio? Sembra eccitante. Ci sono così tanti bei posti da esplorare. Ho sentito dire che Praga è una tappa obbligata. Che ne pensi? Assolutamente. L'architettura e la storia sono stupende. Mi piacerebbe vedere il Ponte Carlo e la piazza della città vecchia. Questi sono i punti salienti. Avete pensato di visitare anche voi Budapest? Sì, le terme e il fiume Danubio sono intriganti. Ti piacerà. La città ha un'atmosfera vibrante. E il cibo? Qualche piatto locale che dovrei provare? Non perdetevi il goulash e la torta al camino. Sono deliziosi. Yum! Non vedo l'ora di assaggiarli. E gli altri paesi? Anche la Croazia è bellissima, soprattutto Dubrovnik e la sua costa. Sembra incredibile. Mi piacerebbe rilassarmi in riva al mare. Dovresti. Ogni città ha il suo fascino unico. Comincerò subito a pianificare il mio itinerario. Lezione 2. Il potere dell'amore. Anna, hai mai pensato a come l'amore modella le nostre vite? Sì, è profondo. Ogni vita è determinata dalla forma interiore dell'amore. Esattamente. L'amore influenza le nostre scelte e le nostre relazioni. È la base per la crescita personale e la connessione. In che modo, secondo te, l'amore influisce sulle nostre decisioni? Quando agiamo per amore, spesso facciamo scelte più compassionevoli. È vero, l'amore può ispirarci ad aiutare gli altri. Ci incoraggia anche a perseguire le nostre passioni e i nostri sogni. L'hai mai sperimentato nella tua vita? Sì, l'amore mi ha motivato a seguire i miei interessi creativi. È bellissimo. È incredibile come l'amore possa guidarci. Assolutamente. È essenziale per la felicità e la realizzazione. Continuiamo a coltivare l'amore nelle nostre vite e nelle nostre comunità. Lezione 3. Fughe invernali. Anna, hai sentito parlare dei luoghi di fuga invernali più popolari per i nordamericani? Sì, molte persone si riversano in luoghi più caldi come la Florida e il Messico. Esattamente. È un ottimo modo per sfuggire al freddo per un po'. Adoro l'idea di prendere il sole a gennaio. Anch'io. Qual è la tua destinazione calda preferita? Mi piacciono molto le spiagge di Cancun. L'acqua è bellissima. Cancun è fantastica. Ho sentito che anche il cibo è fantastico. Assolutamente. I tacos e i frutti di mare freschi sono assolutamente da provare. Quali attività mi consigli oltre a rilassarti sulla spiaggia? Lo snorkeling e la visita alle antiche rovine sono entrambe esperienze incredibili. Sembra divertente. Mi piacerebbe esplorare un po' di storia mentre sono lì.
Dovresti anche dare un'occhiata ai cenotes. Sono piscine naturali. Ho visto le foto di quelli. Hanno un aspetto sbalorditivo. Lo sono davvero. È come nuotare in un paradiso nascosto. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista. Lezione 4. Garantire il comfort. Anna, la prossima settimana starò in un nuovo hotel. Potete aiutarmi a prepararmi? Certo. Per cosa hai bisogno di assistenza? Voglio assicurarmi di avere un soggiorno confortevole. Qualche consiglio? Innanzitutto, controlla se l'hotel offre servizi come la colazione e il Wi-Fi. Buona idea. Farò in modo di cercarli. Inoltre, leggi le recensioni per vedere cosa hanno detto gli altri ospiti della loro esperienza. È intelligente. Cercherò feedback sulla pulizia e sul servizio. Decisamente. E non esitate a chiedere allo staff tutto ciò di cui avete bisogno. Apprezzo molto il tuo aiuto. Qualche altro consiglio? Assicurati che la tua stanza abbia un buon riscaldamento o raffreddamento, a seconda della stagione. Questo è importante. Controllerò anche quello. Infine, prendi in considerazione l'idea di portare qualche spuntino per le voglie notturne. Ottimo consiglio. Ne metterò un po' in valigia di sicuro. Lezione 5. Trovare le indicazioni stradali. Anna, puoi aiutarmi a trovare il bar più vicino? Certo. Ok, lascia che ti mostri sulla mappa. Grazie. È lontano da qui? No, è a pochi isolati di distanza. È da questa parte, vicino all'uscita. Perfetto. Ho davvero bisogno della mia dose di caffeina. Capisco perfettamente. Qual è la tua bevanda al caffè preferita? Adoro un buon cappuccino. E tu? Sono una fan del latte macchiato ghiacciato, soprattutto nella stagione più calda. Quelli sono rinfrescanti. Hai una caffetteria preferita? C'è un ottimo posto locale che serve anche fantastici pasticcini. Sembra allettante. Dovrò dare un'occhiata. Dovresti assolutamente. Prendiamoci un caffè insieme qualche volta. Mi piacerebbe molto. Lezione 6. Battute d'arresto nella ristrutturazione. Anna, ho appena scoperto che la mia ristrutturazione subirà dei ritardi. Oh no, deve essere stato frustrante. Cos'è successo? L'appaltatore ha scoperto alcuni problemi imprevisti con l'impianto idraulico. È un peccato. I lavori di ristrutturazione della casa possono essere così imprevedibili. Sì, è stata una vera sfida cercare di rimanere paziente. Posso immaginare. Ti hanno dato una nuova linea temporale. Hanno detto che potrebbero volerci altre 2 settimane. È dura. Come stai affrontando i ritardi? Nel frattempo sto cercando di concentrarmi su altri progetti. Questo è un buon approccio. Tenersi occupati può aiutare.
Esattamente. Userò anche questo tempo per scegliere nuovi decori. Sembra divertente. Puoi trovare una grande ispirazione online. Cercherò sicuramente idee per rendere lo spazio più invitante. Lezione 7. Shopping di vestiti. Ciao, Anna, sei libera adesso? Ho bisogno del tuo aiuto per acquistare vestiti. Certo. Che tipo di vestiti stai cercando? Ho bisogno di qualcosa di elegante per un evento imminente. Sembra eccitante. Hai in mente un outfit specifico? Sto pensando a una bella camicia e a dei pantaloni eleganti. Ottima scelta. Troviamo qualcosa che si adatti bene e abbia un aspetto nitido. Mi piacerebbe un colore che si distingua, ma non sia troppo appariscente. Che ne dici di un blu intenso o di un bordeaux? Sono entrambi di classe. Quei colori sembrano perfetti. E gli accessori? Un bel orologio o una cintura possono davvero completare il look. Buona idea. Diamo un'occhiata ad alcuni negozi nelle vicinanze. Lezione 8. Pasti veloce. Anna, ho provato un servizio di kit per i pasti di recente ed è stato fantastico. Davvero? Sembra comodo. Ti è piaciuto il processo di cottura? Sì, e fa anche risparmiare tempo e denaro. Tutto era premisurato. Questo è un enorme vantaggio. Cosa hai fatto? Ho preparato un delizioso soffritto con pollo e verdure. Gnam! Adoro il soffritto. È stato facile seguire la ricetta? Assolutamente. Le istruzioni erano chiare ed era ancora gustoso. È bello sentirlo. Sto pensando di provare anche un kit per i pasti. Dovresti. È divertente sperimentare nuove ricette. Offrono opzioni vegetariane? Sì, molti servizi soddisfano diverse preferenze dietetiche. Perfetto. Lo esaminerò sicuramente. Qual è il tuo piatto preferito finora? Mi è piaciuto molto un piatto di pasta cremoso. Sembrava di cenare fuori. Sembra incredibile. Adoro quando cucinare sembra un'esperienza al ristorante. Esattamente. È un ottimo modo per elevare la cucina casalinga. Lezione 9. Strategie di acquisto. Anna, sto pensando di comprare dei vestiti nuovi. Qualche consiglio? Decisamente. Considera fattori come il budget e lo stile. Buona osservazione. Voglio apparire elegante senza spendere una fortuna. I negozi dell'usato possono essere una miniera d'oro per scoperte uniche. È vero, adoro l'emozione di trovare tesori nascosti. Inoltre, è ecologico fare acquisti di seconda mano. Esattamente. Apprezzo la moda sostenibile. Qualche negozio specifico che consigli? Dovresti dare un'occhiata alle boutique locali. Spesso hanno oggetti unici nel loro genere.
Ottima idea. Ne esplorerò alcuni questo fine settimana. Non dimenticare di provare. La vestibilità è fondamentale per avere un bel aspetto. Sì, farò in modo di farlo. Qualche consiglio per mescolare e abbinare. Attieniti a una tavolozza di colori. Rende gli outfit più facili da coordinare. Ha senso. Lo terrò a mente mentre faccio shopping. Lezione 10. Incontri memorabili. Anna, sono appena tornato dal mio viaggio ed è stato incredibile. Davvero? Qual è stato il momento clou del tuo viaggio? Ho incontrato un artista di strada locale che ha impressionato tutti con il suo talento. Sembra affascinante. Che tipo di performance ha fatto? Suonava la chitarra e cantava magnificamente. La folla lo adorava. Posso immaginare. Gli spettacoli di strada possono essere così vivaci e coinvolgenti. Esattamente. Ha aggiunto così tanta energia all'atmosfera. Hai avuto la possibilità di chiacchierare con lui? Sì, ha condiviso storie sulla sua vita e ispirazioni. È meraviglioso. È sempre bello entrare in contatto con la gente del posto. Assolutamente. Ha reso l'esperienza più autentica. Adoro quando il viaggio porta a connessioni inaspettate. Anch'io. Sono quei momenti che rendono i viaggi indimenticabili. Lezione 11. Piani dei supermercati. Anna, devo fare la spesa. Vuoi unirti a me? Certo. Cosa devi ottenere? Ho una lista, ma finisco sempre per comprare snack extra. Succede anche a me. Questa volta atteniamoci all'elenco. Suona bene. Incontriamoci al supermercato tra un'ora. Perfetto. Porterò le mie borse riutilizzabili. Ottima idea. Dovremmo essere ecologici durante lo shopping. Assolutamente. Inoltre, sono molto più robusti dei sacchetti di plastica. Vero? Qual è il tuo corridoio preferito da sfogliare? Adoro il corridoio dei cibi internazionali. Ci sono sempre nuovi elementi da provare. Questa è una sezione divertente. Terrò d'occhio gli spuntini interessanti. Lezione 12. Sogni sulla spiaggia. Anna, sto sognando una vacanza al mare. Hai in mente qualche destinazione balneare specifica? Sembra fantastico. Ho sempre desiderato visitare le Maldive. Le Maldive sono bellissime. L'acqua cristallina è così invitante. Assolutamente. E tu? Qualche spiaggia preferita? Ho pensato a Bali. La cultura e il paesaggio sono sbalorditivi. Bali è fantastica. Inoltre, il cibo è incredibile. Sì, mi piacerebbe provare autentici piatti indonesiani mentre sono lì. Hai pensato alle attività? Surf, forse?
Decisamente. Ho sentito dire che è un ottimo posto per i principianti. Sarebbe divertente. Mi piacerebbe imparare anche a fare surf. Forse dovremmo organizzare un viaggio insieme. Sarebbe fantastico. Una vacanza al mare sembra perfetta. Iniziamo subito a cercare le opzioni. Lezione 13. Le storie preferite. Anna, ho pensato al mio libro preferito d'infanzia. Questo è interessante. Di cosa parla il libro? È difficile scegliere, ma ce n'è uno su una foresta magica che è speciale per me. I boschi magici sono incantevoli. Cosa succede nella storia? I personaggi si imbarcano in un'avventura piena di creature mitiche. Sembra accattivante. Avevi un personaggio preferito? Sì, un piccolo scoiattolo coraggioso che trovava sempre una via d'uscita dai guai. Adoro i personaggi così. Ispirano coraggio. Esattamente. Mi ha fatto credere nel potere dell'amicizia e del coraggio. Questi temi sono senza tempo. Pensi che abbia influenzato il tuo amore per le storie? Assolutamente. Ha acceso la mia immaginazione e il mio amore per la lettura. Lezione 14. Raggiungere gli obiettivi. Anna, quest'anno mi sono posto un nuovo obiettivo. È lodevole. Qual è il tuo obiettivo? Voglio imparare una nuova lingua. È fantastico. Avete fatto dei passi avanti per raggiungere questo obiettivo? Sì, ho iniziato a usare un'app di lingua per esercitarmi quotidianamente. Questo è un ottimo approccio. La coerenza è fondamentale. Mi sono anche unito a un gruppo di conversazione per esercitarmi a parlare. Wow, è una mossa intelligente. Parlare con gli altri aiuta davvero. Sì, mi sento già più sicuro. Quanto tempo pensi che ci vorrà per raggiungere il tuo obiettivo? Spero di raggiungere un livello di conversazione in 6 mesi. Lezione 15. I confini dell'umorismo. Anna, stavo leggendo dell'umorismo e dei suoi limiti. Questo è un argomento interessante. Cosa hai trovato? Alcune battute possono essere piuttosto discutibili nell'argomento. Assolutamente. L'umorismo può essere soggettivo e sensibile. Esattamente. Molte persone sono molto offese da battute maleducate o inappropriate. È essenziale prestare attenzione al pubblico quando si scherza. Sì, il contesto conta molto nell'umorismo. Hai mai vissuto un momento imbarazzante con una battuta? Sì, una volta ho raccontato una barzelletta che non è andata bene a un raduno. Oh no, questo può essere scomodo. Lo era. Da allora ho imparato a stare più attento al mio umorismo. Lezione 16. Meraviglie storiche. Anna,
Hai sentito parlare delle antiche rovine che ora sono in rovina? Sì, è triste vedere la storia trascurata. Di quali rovine stai parlando? Ce ne sono diversi, ma alcuni sono completamente scomparsi nel tempo. È tragico. Quali rimangono oggi? Le parti che rimangono sono una grande attrazione per i turisti. È affascinante come alcune strutture possano durare mentre altre svaniscono. Sì, ti fa pensare a come preserviamo la storia. Assolutamente. Quelle rovine raccontano storie di civiltà passate. Mi piacerebbe visitare alcuni di questi siti e saperne di più. Anch'io. Sarebbe fantastico camminare attraverso la storia. Pianifichiamo insieme un viaggio per esplorare alcuni siti storici. Lezione 17. Il potere della risata. Anna, ho pensato a come ridere sia spesso un modo per affrontare i problemi. È vero, può alleggerire l'umore e aiutarci a far fronte allo stress. Nel fumetto dei Peanuts, il mondo può ridere di tutte le cose stupide. Esattamente. Charlie Brown e i suoi amici si trovano sempre in situazioni divertenti. È un ottimo promemoria per non prendere la vita troppo sul serio. Assolutamente. L'umorismo può essere un potente strumento di connessione. Hai un personaggio preferito dei Peanuts? Adoro Snoopy. La sua immaginazione è così divertente. Le avventure di Snoopy sono esilaranti. Cosa pensi renda l'umorismo universale? Penso che sia la capacità di vedere l'assurdità della vita quotidiana. Ben detto. Permette alle persone di relazionarsi tra loro. Lezione 18. Le meraviglie del sud-est asiatico. Anna, hai mai pensato di viaggiare nel sud-est asiatico? Sì, l'ho fatto. La Cambogia ha templi mozzafiato. Assolutamente. Angkor Wat e mozzafiato. Hai visto delle foto? Sì, gli intricati intagli sono affascinanti. Raccontano storie così ricche di storia e cultura. Mi piacerebbe esplorare anche i mercati locali. Il cibo è fantastico. Il cibo di strada è assolutamente da provare. Decisamente. Mi piacerebbe assaggiare autentici piatti Khmer. Cos'altro vorresti fare lì? Mi piacerebbe conoscere le tradizioni e la musica locale. Sembra un ottimo modo per immergersi nella cultura. Lezione 19. Storia delle grandi pianure. Anna, stavo leggendo delle grandi pianure e delle tribù dei nativi americani. Questo è interessante. Cosa hai scoperto? Molti indiani delle pianure combatterono duramente contro l'insediamento delle grandi pianure. Sì, avevano un legame profondo con la terra. Deve essere stato difficile per loro adattarsi ai cambiamenti. Assolutamente. Il loro stile di vita ne fu drammaticamente influenzato.
È importante ricordare le loro lotte e la loro resilienza. Decisamente. La loro storia è una parte cruciale della storia americana. Mi piacerebbe saperne di più sulle loro culture e tradizioni. Anch'io. C'è così tanto che possiamo imparare dalle loro esperienze. Comprendere la storia ci aiuta ad apprezzare il presente. Lezione 20. Interessi musicali. Anna, immagino che ti piaccia la musica. C'è qualche stile in particolare che ti interessa? Amo molto il jazz. L'improvvisazione è così accattivante. Il jazz è fantastico. Ha un modo unico di esprimere le emozioni. Sì, lo trovo rilassante ma eccitante allo stesso tempo. Hai un artista jazz preferito? Adoro Ella Fitzgerald. La sua voce è semplicemente magica. Ottima scelta. La sua capacità di trasmettere sentimenti è notevole. E tu? Che musica ti piace? Sono un grande fan della musica rock. Ha così tanta energia. Il rock è fantastico. Ti dà sicuramente la carica. La musica è un modo così potente per connettersi con i sentimenti, non è vero? Lezione 21. Scelte di moda. Anna, cosa ne pensi di questi jeans? Sono molto popolari. Mi piace la vestibilità. È perfetto per le uscite casual. Esattamente. Sembrano comodi ed eleganti. Il comfort è fondamentale per l'uso quotidiano. Preferisci i jeans o i pantaloni? In genere preferisco i jeans, sono così versatili. Assolutamente. Puoi vestirli su o giù facilmente. E i colori? Preferisci il classico blu o qualcosa di più audace? Amo il blu classico, ma mi piace anche sperimentare con il nero. I jeans neri sono perfetti per un look chic. Sì, sono perfetti per una serata fuori o per incontri informali. La moda ci permette davvero di esprimere la nostra personalità. Lezione 22. Liberare la creatività. Sì, adoro liberare l'artista che è in me. È un ottimo modo per rilassarsi. Assolutamente. Con quale mezzo ti piace lavorare? Dipingo principalmente, ma mi diletto anche con l'arte digitale. È fantastico. Amo la pittura ad acquerello. È così rilassante. Gli acquerelli sono bellissimi. Hanno una qualità così morbida e sognante. Esattamente. Hai un soggetto preferito da dipingere? Adoro dipingere paesaggi. La natura mi ispira. I paesaggi sono meravigliosi. Preferisco dipingere nature morte. Questo è interessante. La natura morta consente tali dettagli. Sì, mette alla prova le mie capacità di osservazione. E il tuo stile artistico?
Mi piace un mix di realismo e impressionismo, lo mantiene divertente. Lezione 23. Idee per spuntini salutari. Per le barrette di cereali, puoi provare quelle con noci e frutti di bosco. Sembra delizioso. I frutti di bosco aggiungono una bella dolcezza. Lo fanno. Inoltre, le noci forniscono una buona croccantezza e proteine. Esattamente. Sono uno spuntino saziante. Te lo crei da solo? A volte è divertente personalizzare gli ingredienti. Dovrai provare. Hai una ricetta preferita? Di solito mescolo avena, miele, noci e frutta secca. Semplice ma gustosa. Adoro aggiungere anche gocce di cioccolato fondente. Ottima idea. Un po' di cioccolato rende tutto migliore. Assolutamente. È il perfetto equilibrio tra sano e indulgente. Dovrò fare un lotto questo fine settimana. Lezione 24. Prenotazione dell'alloggio. Devo prenotare l'alloggio in anticipo per il mio viaggio. Sì, è saggio assicurarsi un alloggio, soprattutto nelle zone più popolari. Ha senso. Le prenotazioni dell'ultimo minuto possono essere stressanti. Esattamente. Inoltre, spesso si ottengono offerte migliori quando si prenota in anticipo. Hai una preferenza per gli hotel o gli ostelli? Preferisco gli ostelli per l'aspetto sociale, ma gli hotel sono belli per il comfort. Sono d'accordo. Dipende dal tipo di viaggio che stai facendo. Esatto. Per una vacanza rilassante, un hotel potrebbe essere il migliore. Ma per l'avventura, gli ostelli sono difficili da battere. Assolutamente. Il cameratismo è imbattibile. Prenoterò sicuramente in anticipo questa volta per evitare il caos dell'ultimo minuto. Lezione 25. Lo scopo della maratona. Anche la maratona competitiva è stata introdotta come parte dei Giochi olimpici moderni nel 1896. Questo è interessante. Qual era lo scopo dell'evento? La maratona ha commemorato la leggendaria corsa di Filippide da Maratona ad Atene. Esatto. Simboleggia la resistenza e lo spirito di competizione. Esattamente. Mette in mostra la dedizione e il duro lavoro degli atleti. Ammiro il modo in cui le maratone uniscono le persone, indipendentemente dal background. Assolutamente. Promuovono l'unità e il senso di comunità. Hai mai partecipato a una maratona o a una corsa divertente? Una volta ho corso una mezza maratona. È stato impegnativo ma esilarante. È impressionante. Mi piacerebbe provare una 5K per la mia prima gara. Dovresti. È un ottimo modo per iniziare e vivere l'eccitazione. Thanks a lot for watching our video. Let's subscribe, like, and share our channels and videos.